benvenuti, amanti dell'arte e della storia, a un nuovo episodio della nostra esplorazione del Rinascimento. Oggi ci immergiamo nella vita e nelle opere di Michelangelo Buonarroti, una figura che ha definito l'arte del suo tempo con il suo incredibile talento come scultore e pittore. Oggi siamo onorati di avere con noi Michelangelo Buonarroti, una delle figure più emblematiche del Rinascimento. Michelangelo, potresti iniziare raccontandoci delle tue origini e di come sei diventato uno degli artisti più rinomati della tua epoca? Sono nato nel 1475 a Caprese. Fin dalla giovinezza, ero affascinato dalla scultura e dalle opere d'arte. Il mio percorso artistico iniziò a Firenze, dove ho studiato sotto la guida di grandi maestri e ho sviluppato il mio stile unico, che mescola realismo, espressività e una profonda comprensione della forma umana. Le tue opere, come il David La Pietà e gli affreschi della Cappella Sistina, sono capolavori che hanno definito l'arte del Rinascimento. Potresti parlarci del processo creativo dietro queste opere? In ogni opera, ho cercato di catturare la tensione e l'energia della figura umana. Nel David ho voluto rappresentare la forza e il coraggio, mentre nella Pietà ho esplorato il tema della compassione e del dolore. Gli affreschi della Cappella Sistina sono stati una sfida sia fisica che creativa, un progetto che mi ha permesso di esprimere la mia visione della storia umana e divina. Michelangelo, il tuo David è una delle sculture più iconiche della storia dell'arte. Potresti raccontarci come è nata l'idea per questa scultura e qual era il tuo intento nel crearla? Il David è stato commissionato come parte di una serie di statue dei profeti da posizionare sul tetto della cattedrale di Firenze. Tuttavia, una volta completato, era chiaro che l'opera aveva un significato e un impatto che andavano oltre questa collocazione originale. L'idea era di rappresentare David nel momento prima di affrontare Golia, catturando la tensione e la concentrazione, un simbolo di forza e coraggio. Quali tecniche hai utilizzato nella scultura del David e come hai raggiunto un tale livello di dettaglio e realismo? Ho lavorato su un blocco di marmo abbandonato, precedentemente scolpito da altri artisti, che presentava delle sfide uniche. Utilizzando le tecniche tradizionali di scultura, ho dato grande attenzione ai dettagli anatomici, studiando il corpo umano per assicurarmi che ogni muscolo e vena fossero rappresentati fedelmente. Il mio obiettivo era far sì che David sembrasse non solo realistico, ma anche pieno di una vita interiore. Il simbolismo del David è profondo. Qual è il messaggio che volevi trasmettere con questa scultura? David rappresenta il coraggio e la virtù umana, la lotta contro l'oppressione. È un simbolo di Firenze stessa, una città-stato che si vedeva come un bastione di virtù e resistenza contro i nemici più potenti. In David, ho voluto incarnare l'ideale di bellezza e forza morale. Ci sono stati dei retroscena o delle sfide particolari durante la realizzazione di questa statua? Ogni opera ha le sue sfide. Per il David uno dei problemi principali era la proporzione, dato che era destinato a essere posizionato in alto sulla cattedrale. Ho quindi esagerato alcune parti del corpo, come la testa e le mani, per un effetto visivo corretto dalla prospettiva. Inoltre, lavorare su un blocco già parzialmente scolpito richiedeva grande attenzione e precisione. Grazie, Michelangelo, per aver condiviso la storia dietro al tuo magnifico David. Quest'opera continua a ispirare e affascinare persone di tutto il mondo. Michelangelo, la tua Pietà è un'opera che ha toccato il cuore di molti. Potresti raccontarci come è nata l'idea per questa scultura e da chi è stata commissionata? La Pietà è stata commissionata dal cardinale francese Jean de Villers per la sua tomba nella Basilica di San Pietro. L'idea era quella di creare una rappresentazione della Vergine Maria che tiene il corpo di Cristo dopo la crocifissione. Volevo che esprimesse non solo il dolore, ma anche la dignità e la serenità. La tecnica che hai usato in questa scultura è incredibile. Potresti parlarci di come hai scolpito la Pietà e quali tecniche specifiche hai utilizzato? Ho scelto un blocco unico di marmo di Carrara per la sua purezza e resistenza. La sfida era far emergere le figure delicate e dettagliate da questo blocco massiccio. Ho utilizzato tecniche di scultura tradizionali, ma con un approccio che enfatizzasse il realismo e la fluidità delle forme.
Ogni dettaglio, dalla piega del drappo alla morbidezza della pelle, era inteso per evocare emozioni profonde e rendere la scena il più reale possibile. L'ispirazione e il simbolismo dietro la pietà sono profondi. Cosa volevi trasmettere con questa opera? La pietà è un simbolo di sacrificio e amore materno. Volevo mostrare Maria non solo come madre addolorata, ma anche come simbolo di forza e di grazia divina. La serenità del suo volto contrasta con la tragedia della morte, offrendo un messaggio di speranza e redenzione. Ci sono stati dei retroscena o delle sfide particolari durante la realizzazione dell'opera? Ogni opera presenta le sue sfide. Per la pietà la difficoltà stava nel bilanciare le due figure e nel trasmettere un senso di leggerezza nonostante il peso del marmo. È stato un processo lungo e meticoloso, che ha richiesto pazienza e precisione per catturare l'espressione emotiva desiderata. La tua pietà rimane una delle sculture più ammirate al mondo. Grazie, Michelangelo, per aver condiviso con noi il tuo processo creativo e le storie dietro questa straordinaria opera d'arte. Dopo aver esplorato la potente scultura del David e la commovente bellezza della pietà, ci troviamo ora qui, nella Cappella Sistina, per continuare il nostro viaggio attraverso le opere di Michelangelo Buonarroti. Questa cappella, con i suoi affreschi che ricoprono il soffitto e le pareti, è uno dei più grandi tesori del Rinascimento e testimonia la maestria di Michelangelo non solo come scultore, ma anche come pittore. Michelangelo, potresti dirci come è nata l'idea per questo affresco e qual era il tuo intento nel rappresentarlo? La creazione di Adamo fa parte di una serie di affreschi che ho realizzato sul soffitto della Cappella Sistina, commissionati da Papa Giulio II. L'idea era di rappresentare storie della Genesi. In questa scena, ho voluto catturare il momento in cui Dio dà la vita ad Adamo, il primo uomo. Il mio intento era dimostrare non solo il potere divino, ma anche la connessione tra l'umano e il divino. Quali tecniche hai utilizzato per realizzare questo affresco e come hai raggiunto un tale livello di dettaglio e espressività? Ho utilizzato la tecnica dell'affresco, che comporta la pittura su intonaco fresco. È una tecnica che richiede rapidità e precisione, poiché il colore viene assorbito dall'intonaco mentre asciuga. Questo ha richiesto una pianificazione meticolosa e una conoscenza profonda dei materiali. Per la creazione di Adamo ho prestato particolare attenzione alla composizione e alla rappresentazione delle figure per creare un equilibrio tra realismo e simbolismo. Il simbolismo di questa scena è particolarmente potente. Potresti spiegarci il tuo pensiero dietro alla rappresentazione di Dio e Adamo? Ho voluto rappresentare Dio come una figura potente ma accessibile, circondato da angeli e avvolto in un drappo che ricorda una mandorla mistica. La posizione delle mani di Dio e Adamo, quasi a toccarsi, simboleggia il dono della vita e l'intelletto. Adamo è rappresentato nel momento di massima attesa, simboleggiando l'umanità pronta a ricevere la scintilla divina. Ci sono stati retroscena o sfide particolari durante la realizzazione di questo affresco? La realizzazione degli affreschi della Cappella Sistina è stata una sfida sia fisica che creativa. Ho lavorato a testa in su per lunghi periodi, il che era estremamente faticoso. Inoltre, ho dovuto affrontare problemi di muffa e deterioramento dell'intonaco in alcune parti, che ho dovuto correggere. È stato un lavoro che ha messo alla prova la mia resistenza e la mia dedizione artistica. Grazie, Michelangelo, per averci guidato in questo straordinario viaggio attraverso le tue opere, rivelando non solo la tua maestria artistica, ma anche la passione e il pensiero profondo che hanno animato ogni tua creazione. Le tue opere continuano a ispirare e a meravigliare, testimoniando il tuo genio indiscusso. E infine, un ringraziamento speciale a voi, cari spettatori, per aver partecipato a questa esplorazione dell'arte di Michelangelo Buonarroti. Se avete apprezzato questo viaggio nel Rinascimento, vi invito a iscrivervi al nostro canale e a cliccare sulla campanellina per ricevere notifiche. Così non perderete i nostri futuri episodi, che continueranno a esplorare le meraviglie dell'arte e della storia. Grazie per il vostro sostegno e la vostra passione per l'arte. Arrivederci e a presto con nuove affascinanti scoperte nel mondo dell'arte.